Vi piacciono le canzoni? Secondo me sì, tutti quanti avete una canzone preferita, tutti quanti d'estate soprattutto canticchiate qualche motivetto, che sia la canzone del momento, quella appena uscita, il tormentone estivo come si diceva una volta, o magari una canzone di quando eravate giovani. C'è chi invece ancora oggi ricorda una canzone che è stata scritta moltissimo tempo fa, 130 anni fa, e che racconta della sofferenza di alcuni politici, gli anarchici, che accusati di un qualcosa che non avevano fatto, vennero scacciati in maniera brutale dalla Svizzera. Quella canzone, Addio a Lugano, ma nota come Addio Lugano Bella, è entrata nell'immaginario collettivo, è stata interpretata infinite volte, persino in televisione nel 1964 alla trasmissione Questo è quello, da Giorgio Gaber, assieme a un nutrito gruppo di amici. Quella canzone, che è un inno di libertà, ha delle strofe precise, ma qualche anno dopo la sua uscita, la sua prima esecuzione, era il 1895, una strofa ulteriore venne aggiunta, una strofa di cui non si conosce l'autore, ma che ha un significato diverso dalle altre. Se le altre sono un inno alla non violenza, l'ultima strofa è qualcosa di ben diverso. E cosa recita? Ve la canto. Vittorio Emanuele, figlio di un assassino, viva Gaetano Bresci, che uccise Umberto I. Avete capito? È un'esaltazione del regicida Gaetano Bresci, un anarchico, come i protagonisti della canzone, ma un anarchico di tipo diverso, un anarchico che entrò nella storia per un motivo preciso, perché una sera d'estate, una sera calda di 125 anni fa, era il 29 luglio del 1900, poco dopo le ore 22, quell'uomo, Gaetano Bresci, attentò con successo alla vita di Umberto I, re d'Italia, e divenne per tutti il regicida. Quella di oggi è la sua storia. Prima di raccontarvi della storia di Gaetano Bresci, vi esorto ancora una volta a riflettere sull'importanza della sicurezza, non solo semplicemente personale, ma anche delle vostre navigazioni online, perché d'estate, viaggiando di più e entrando in posti differenti come gli aeroporti, le stazioni ferroviarie, i terminal dei traghetti, ma anche i semplici ristoranti, gli hotel, i bar, è facile agganciarsi a una rete wifi condivisa. Rete wifi che spesso e volentieri è gratuita, ma può essere penetrata da qualche malintenzionato, e attraverso questa il malintenzionato potrebbe entrare nei vostri sistemi. Quindi cosa fare? Noi di Dentro la Storia ci siamo affidati da tanto tempo a un partner tecnologico e strategico come NordVPN, che ci mette al riparo da rischi di qualunque genere grazie alla sua elevata Threat Protection Pro, e ci consente anche di navigare in tutta sicurezza scoprendo contenuti a volte bloccati per motivi di geolocalizzazione. Voi potete usufruire del medesimo servizio che utilizziamo noi grazie al fatto di essere seguaci Dentro la Storia. Infatti, nei link in descrizione al video trovate la modalità d'accesso ai piani biennali di NordVPN, in cui vi vengono riservati degli sconti particolari, 4 mesi gratuiti e la consueta garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni per godersi l'estate su internet senza pensieri. La nostra storia si apre a Monza, Parco Reale. È la sera del 29 luglio del 1900. Il re d'Italia, Umberto I di Savoia, stava rientrando in carrozza nella residenza reale. Aveva appena assistito a un saggio ginnico. La ginnastica era la grande novità del momento. I primi tentativi di alcune società del corpo libero di esaltare l'esercizio ginnico. La società Forti e Liberi, una delle più antiche in Italia, ancora oggi esistente a Monza, aveva organizzato per la sera di quel fine luglio del 1900 una esibizione, un saggio cui aveva assistito proprio lui, il monarca Umberto I, che era succeduto diversi anni prima a Vittorio Emanuele II, il primo re d'Italia. Umberto I aveva presenziato al saggio, aveva premiato i migliori elementi della Forti e Liberi, dopodiché era salito in carrozza per recarsi nella residenza all'interno del parco. A poche centinaia di metri dall'arrivo, un uomo, Gaetano Bresci, si era svincolato dalla folla, era balzato con un salto quasi felino verso la carrozza e aveva sparato 4 colpi. Lui ne avrebbe dichiarati solo 3, ma alla fine ne vengono trovati 4 in totale. Uno si conficca all'interno della carrozza, gli altri 3 raggiungono il bersaglio,
Uno colpisce il sovrano alla spalla, uno al polmone e l'altro al cuore. Questi ultimi 2 colpi sono fatali. Umberto I si accascia sul fondo della carrozza, perde conoscenza e muore nel giro di un paio di minuti. I soccorsi sono vani, nulla da fare. L'attentatore, che si chiama Gaetano Bresci, si lascia catturare dai carabinieri. È un maresciallo, Andrea Braggio, originario di Mortara, a catturarlo per primo. Bresci non oppone resistenza, anzi Braggio deve chiamare gli altri carabinieri in soccorso perché la folla, inferocita di fronte al gesto, vuole linciare l'attentatore. Mentre viene portato via in catene, Bresci dichiara: io non ho ucciso Umberto, io ho ucciso il re, ho ucciso un principio. Ma cosa vuol dire? Chi è Gaetano Bresci? E perché ha agito così? Perché dice di aver ucciso un principio? Allora bisogna risalire lungo la linea della memoria al 10 novembre del 1869, alla data di nascita di Gaetano Bresci, che nasce a Prato, anzi a Coiano, una frazione, figlio di contadini, una famiglia semplice ma che non se la passa poi tanto male a livello economico. Il fratello di Gaetano, Angelo, è tenente del Regio Esercito, ha chiesto e ottenuto l'inclusione nel corpo degli artiglieri presso la scuola di artiglieria della Reggia di Caserta. Sua sorella ha sposato un ebanista vicino a Bologna. Bresci vive un'adolescenza abbastanza travagliata e inizialmente non segue l'attività paterna di agricoltore, ma entra in una filanda, si occupa della filatura della seta e proprio lì all'interno della filanda comincia a interessarsi di politica, una politica accesa, fatta di dibattiti, di discussioni, anche di scontri, ma principalmente verbali. A 15 anni Gaetano Bresci è già un operaio qualificato, ma soprattutto è un anarchico. Ci vuole poco tempo perché della sua fede politica se ne accorga anche la pubblica forza, la pubblica sicurezza. Nel 1892, a nemmeno 23 anni di età, Gaetano Bresci viene condannato a 15 giorni di carcere per oltraggio e ostacolo alla giustizia della forza pubblica. Aveva insultato delle guardie che erano andate a multare un fornaio che aveva tenuto aperto il proprio forno oltre l'orario di chiusura. Quella condanna a 15 giorni di carcere gli costa soprattutto la schedatura di polizia come anarchico e con la dicitura P, pericoloso. Per questo motivo, nel 1895 viene spedito a Lampedusa in funzione delle leggi speciali dedicate agli anarchici. La teoria anarchica che era nata, si era sviluppata con Bakunin, prende piede in Europa come una specie di infezione endemica che si sviluppa a ceppi, tutti isolati, alcuni innocui, altri virulenti. Alcuni anarchici attentano alla vita dei sovrani, c'è chi attenta alla vita di Napoleone III prima che Napoleone III stesso venga detronizzato dalla sconfitta di Sedan nel 1870. C'è chi attenta comunque al presidente della Repubblica francese ed è il caso che riguarda Pietro Gori, l'autore di Addio a Lugano Bella, che aveva difeso Sante Caserio, colui che aveva ucciso il presidente della Repubblica francese Sadi Carnot. In quel periodo gli anarchici vengono visti come degli assassini e dei cospiratori, un motivo per cui uno come Gaetano Bresci viene visto con sospetto ovunque vada. Ma l'amnistia del 1896 apre a Bresci tutta un'altra prospettiva. Liberato da Lampedusa, se ne va via dall'isola, torna in Toscana, in provincia di Lucca, e comincia un'altra vita, una vita fatta di lavoro, ma anche di passioni, perché Bresci piace alle donne, piace molto, ad esempio ad Assunta Righi, una donna sposata, già madre di 3 figli, il marito è emigrato, e dalla unione clandestina con Bresci avrà un altro figlio. Bresci, tra l'altro, cercherà a più riprese di dare un sostentamento a questo figlio nato fuori dal matrimonio, ma in fondo Bresci è conscio anche del fatto che una paternità ha delle responsabilità che vanno ben oltre il lato economico. Forse anche per questo motivo, nell'estate del 1897, Gaetano Bresci si sposta prima verso la costa e poi si imbarca per l'America. Bresci va a vivere nel New Jersey, a Paterson. Vi arriva nel gennaio del 1898. Vi trova facilmente lavoro, perché una cosa bisogna dire di Gaetano Bresci: oltre a essere di bell'aspetto, a essere industrioso, è anche molto portato per le lingue, impara velocemente l'inglese e, a differenza di molti altri italo-americani,
si integra abbastanza facilmente nella società dell'America di fine Ottocento. È un uomo conosciuto, rispettato, membro di un circolo, la Società per il diritto all'esistenza, è un supporter della comunità italoamericana e esce spesso e volentieri da lì per compiere affari, per conoscere donne e per tante altre attività. Anche in America Bresci viene ritenuto un donnaiolo, un uomo abbastanza bravo a conoscere ragazze. Per questo motivo i suoi conterranei toscani lo chiamano l'elegantone. È un modo un po' per definire una persona che si presenta in maniera fin troppo appariscente con le ragazze e fa subito colpo. Una di queste, l'irlandese Sophie Kneeland, diventa la signora Bresci. Da Sophie, Gaetano ha una figlia, Madeline, ma tutti la chiamano Gaetanina. Anche Sophie è un'anarchica convinta e anche la figlia, Madeline, lo diventerà. È un imprimatur di famiglia, la fede anarchica, ma Bresci, pur stando in America, continua a seguire le vicende di casa, e quella casa non è tanto Prato, ma è tutta l'Italia. Si informa, ad esempio, dei moti popolari del 1898, i moti del pane di Milano. L'insurrezione di Milano dura diversi giorni, dal 6 al 9 maggio del 1898. La gente, affamata, chiede farina, chiede pane, avvengono gli assalti ai forni, gli aumenti del prezzo della farina e del pane, aumenti sconsiderati che continuano ad aumentare, a crescere di anno in anno, fanno crescere anche il malcontento. E il governo come reagisce? A cannonate, letteralmente. Della repressione viene incaricato un generale, il generale Fiorenzo Bava Beccaris, che non usa le maniere sottili, anzi, decide per le maniere spicce, decide di sparare sulla folla, la folla che protesta, che chiede pane, lavoro, soldi, giustizia, e prende a cannonate i poveracci, i mendicanti, che si trovano in fila in via Monforte per ricevere la minestra del giorno davanti a un convento di frati. È una vera e propria carneficina, quella commessa da Bava Beccaris. Si contano morti a centinaia. Gaetano Bresci, e come lui molti anarchici, è inorridito, è schifato, medita vendetta, mentre in patria Bava Beccaris viene addirittura ricompensato. È Umberto I, il re in persona, a conferire al generale l'ordine militare di Savoia con la croce di grandufficiale, con la motivazione di aver reso un gran servigio alle istituzioni e alla civiltà, con la riconoscenza del sovrano e della patria, e gli offre addirittura la nomina a senatore del regno, con un regio decreto. Troppo per la povera gente, troppo per Gaetano Bresci, che da quel momento in avanti medita di regolare i conti in maniera del tutto personale. Sophie sta aspettando una seconda figlia, si chiamerà Muriel, ma Gaetano ha in mente solo una cosa: la vendetta. Una vendetta che deve essere personale, diretta, non contro l'uomo, ma contro l'istituzione, non contro Umberto di Savoia in quanto Umberto, ma contro il monarca, contro chi ha dato via libera a Bava Beccaris e lo ha addirittura premiato dopo quello che è avvenuto. Per Gaetano Bresci, l'unico responsabile dei morti di Milano, di quel sangue che ha invaso le strade, è lui, il re. Il 27 febbraio del 1900 Gaetano Bresci acquista una rivoltella, una Harrington Richardson, a 5 colpi, e comincia a organizzare il suo viaggio di ritorno in Italia. Prima di imbarcarsi, manda altri soldi a quella donna da cui aveva avuto un figlio a Prato. Poi salpa da New York, è il 17 maggio del 1900, è a bordo di un piroscafo, il Gascogne. Durante il viaggio, Bresci si mantiene tranquillo, non dà segni né di squilibrio né di volontà di violenza. Nessuno sembra badare a lui. Arrivato in Italia, Bresci torna a casa sua, a Prato. Si iscrive al circolo di tiro a segno. È una delle tante attività sportive che sono sorte dopo la seconda guerra d'indipendenza e sono diventate ancora più presenti nel paese dopo la terza guerra d'indipendenza. Tanti ex garibaldini, ad esempio, hanno aperto poligoni di tiro per il tiro a segno. Sono attività che sono giudicate al contempo sportive ma anche preparatorie per l'esercizio militare. Al poligono Bresci si esercita con dei fiaschi di vino vuoti e si allena in maniera metodica. Il suo obiettivo è il collo della bottiglia, un obiettivo molto piccolo, perché Bresci sta studiando come attaccare e uccidere Umberto I. Sa che dovrà essere un'operazione quasi da chirurgo. Nelle settimane precedenti l'agguato, Bresci viaggia, va a trovare la sorella a Castel San Pietro Terme, si concede qualche giorno a Bologna, poi si sposta a Piacenza. Infine si reca a Milano, dove prende in affitto una camera in via San Pietro. Da lì, con una carrozza,
arriva a Monza e anche qui prende in affitto una camera. La sua ultima residenza da uomo libero è in via Cairoli, è vicino alla stazione ferroviaria. Non si sa se è una scelta dettata dalla volontà di provare a scappare immediatamente dopo o se è solo una scelta dettata dall'economicità della sistemazione. Bresci arriva a Monza poco prima dell'arrivo di Umberto I. Bresci arriva il 19 di luglio. 2 giorni dopo, il sovrano, col suo seguito, prende alloggio alla Villa Reale. È il luogo di villeggiatura estiva. Bresci si concede una settimana per studiare le abitudini di Umberto I, gli spostamenti, l'agenda, il seguito, la scorta. È metodico Bresci. Vuole che tutto vada alla perfezione. E quando sceglie di colpire, la sera del 29 luglio del 1900, lo fa proprio in funzione degli studi compiuti in precedenza. Dopo aver sparato, dopo essersi consegnato al maresciallo Braggio, dopo essersi salvato dal linciaggio, Bresci vuole rendere delle dichiarazioni e lo fa alla caserma dei carabinieri. Dice: ho attentato al capo dello Stato perché è responsabile di tutte le vittime pallide e sanguinanti del sistema che lui rappresenta e fa difendere. Ho concepito tale disegno dopo le sanguinose repressioni avvenute in Sicilia, i moti siciliani, e in seguito agli stati d'assedio emanati per decreto reale, e dopo avvenute le altre repressioni del 1898 ancora più numerose e più barbare, sempre in seguito agli stati d'assedio emanati con decreto reale. Bresci rende una piena confessione. Il suo primo avvocato dovrebbe essere Filippo Turati. È un socialista, è appunto un legale di fama, ma Turati rifiuta. Sa benissimo che difendere un regicida vuol dire avere ripercussioni sul piano politico, e Turati, che è un elemento di spicco del Partito Socialista Italiano, non intende trascinare il partito in una follia che potrebbe costare molto cara in termini parlamentari e di elezioni. Al posto di Turati come avvocato c'è Francesco Merlino, che prova comunque a difendere il suo assistito, il quale viene processato per regicidio e condannato alla pena massima. Non c'era più la pena capitale in Italia all'epoca, o meglio, era stata mantenuta per casi eccezionali. Il codice Zanardelli del 1889 aveva ristretto la casistica della pena capitale solo per i gravi reati di tipo militare, come la diserzione davanti al nemico, il passaggio al nemico e l'alto tradimento. Per il resto, la pena massima possibile era l'ergastolo, pena a cui viene condannato Gaetano Bresci, una pena che Bresci accetta con serenità. Viene inizialmente recluso a San Vittore, in pieno centro a Milano. Dopo il processo viene portato all'Isola d'Elba, a Porto Azzurro, un carcere che sarebbe divenuto in seguito uno dei simboli della repressione fascista e poi dell'epoca delle supercarceri. Viene tenuto in isolamento costante Bresci. È una sezione, quella dove viene detenuto, in cui non gli viene consentito mai di parlare con gli altri detenuti. Nel gennaio del 1901 Bresci viene trasferito via mare nel penitenziario di Santo Stefano, all'isola di Ventotene, un altro luogo che diventerà uno dei simboli della repressione fascista. Il numero di matricola di Bresci è il 515 e gli viene consegnata una divisa da carcerato con le mostrine nere. È un simbolo utilizzato dall'amministrazione carceraria del Regno d'Italia per indicare i detenuti condannati all'ergastolo per le pene più gravi. A Ventotene, Bresci può effettuare la sua ora d'aria solo su una terrazza isolata, quando gli altri detenuti restano in cella. Non gli viene consentito il contatto col mondo esterno in nessun modo. L'unico suo contatto è il momento del pasto. Bresci è così rassegnato alla sua pena da non utilizzare sostanzialmente nemmeno i soldi che sono stati depositati dalla moglie americana rimasta a casa a curare la secondogenita Muriel presso l'amministrazione per acquistare alcunché allo spaccio. Secondo i rapporti, il comportamento di Bresci in carcere è tranquillo, sereno, normale, non dà nessun segno di preoccupazione, non fa del male a se stesso, non danneggia le suppellettili, tiene in ordine la cella, tutto a posto. L'unica nota del suo registro matricola riguarda il rifiuto di parlare col cappellano del carcere. Da anarchico convinto, Bresci non crede nella Chiesa Cattolica. Si fa consegnare una Bibbia, ogni tanto la legge, ma non vuole contatti con membri della gerarchia ecclesiastica. Oltre alla Bibbia, Bresci chiede alla biblioteca del carcere un vocabolario italiano-francese, vuole studiare un'altra lingua, occupa così il tempo, ed è proprio quel vocabolario che viene ritrovato aperto nel pomeriggio del 22 maggio del 1901, quando il secondino dà notizia della morte
per impiccagione di Gaetano Bresci. Il corpo di Bresci viene ritrovato appeso alle sbarre della cella, con un nodo al collo fatto con le lenzuola. È il secondino Barbieri a dare l'allarme. Si era allontanato qualche minuto, così scrive nella sua relazione di servizio, per recarsi al gabinetto. Aveva l'incarico di sorvegliarlo a vista, ma bastano quei pochi minuti, così viene scritto, perché Bresci riesca ad annodare rapidamente le lenzuola, a salire su un piccolo sgabello, porre la testa attorno al cappio e dare il calcio allo sgabello. Ma c'è da crederci. È possibile che Bresci, che non aveva mai dato segni di squilibrio, potesse uccidersi così in cella, approfittando di un momento di distrazione del secondino? E come faceva Bresci, all'interno della sua cella, a vedere attraverso il piccolo spioncino aperto l'assenza del secondino nel corridoio? Si fa strada un'altra verità possibile, un'ipotesi alternativa, un'ipotesi che circola in breve tempo tra tutti i carcerati. Bresci non è morto per suicidio, è stato ucciso. Sono due le possibilità. Che sia stato ucciso durante il cosiddetto trattamento di Sant'Antonio, c'è un pestaggio brutale da parte delle guardie e poi sia stata simulata la sua morte per impiccagione, o che sia stato ucciso sì per impiccagione, ma sempre dalle guardie che sarebbero entrate nella sua cella, lo avrebbero tramortito con un manganello e poi lo avrebbero appeso per ucciderlo. Queste teorie alternative, che non trovano però una controprova perché manca un referto chiaro da parte del medico legale, circolano per anni. Sarebbe stato un delitto di Stato per pareggiare i conti con un delitto contro lo Stato. Secondo gli esperti legali che esaminarono il cadavere di Bresci, non era possibile che fosse morto in maniera così rapida, perché l'esame autoptico, anche se molto superficiale, venne condotto dopo 48 ore e si trovarono segni di decomposizione. Allora forse Bresci non era morto quel giorno, era morto già da tempo o era stato lasciato morire dopo numerose percosse, dopo numerosi trattamenti di Sant'Antonio, dopo numerosi pestaggi e alla fine si era imbastita la messa in scena. I medici legali consultati, che non avevano firmato alla fine l'autopsia, preferendo lasciare un referto semplicemente di accertata morte, avevano deciso di accettare comunque la verità del carcere. L'importante è che Gaetano Bresci, il regicida, l'uomo che aveva sparato a Umberto I, fosse morto. Non importava come, non importava perché. Tutto ciò era di poco conto di fronte a quella che era la verità dei fatti, cioè la morte di Umberto I, e tutto ciò che ne era seguito. La società italiana aveva manifestato sdegno, orrore, rabbia nei confronti del regicidio, ma aveva impiegato poco tempo a dimenticare. Col nuovo sovrano, Vittorio Emanuele III, un uomo che inizialmente non avrebbe voluto regnare e che anni dopo confessò di essere stato costretto a salire al trono per la morte del padre. Con quel nuovo sovrano l'Italia aveva voltato pagina. Vittorio Emanuele III era il primo re capace di esprimersi correttamente in italiano. Il padre e il nonno riuscivano a parlare solo in piemontese o in francese. Vittorio Emanuele III era il re della modernità, della modernizzazione del paese. Sarebbe stato anche il re delle due guerre mondiali e dell'avvio e del permanere della fase fascista. Umberto I era stato ricordato invece principalmente per quelle pesanti repressioni, oltre che per le prime avventure coloniali, non tutte fortunate. Certo, oggi, ad esempio a Torino, Umberto I è il nome di un'istituzione laica, gli asili notturni che danno asilo, appunto, un giaciglio, un pasto caldo e garantiscono delle cure di base ai senza tetto. È quasi un modo per farsi perdonare per quello che avvenne a Milano nel 1898, per le cannonate di Bava Beccaris contro gli ultimi, contro gli affamati, contro i poveri. Umberto I ha anche il nome dato a molti ricoveri, a molte case di riposo, anche a qualche ospedale. È paradossale come il nome di quel sovrano sia stato poi riutilizzato per opere di bene. Di Gaetano Bresci, invece, non rimane nulla se non la memoria. Non rimane nemmeno una tomba. Infatti è sconosciuto il suo luogo di sepoltura. Secondo alcune fonti sarebbe stato sepolto in una tomba anonima sull'isola di Ventotene. Secondo altri testimoni dell'epoca, il cadavere sarebbe stato gettato in mare perché non vi fosse nemmeno una tomba su cui portare un fiore, su cui piangere. La damnatio memoriae,
così si chiamano. Gaetano Bresci resta nella memoria collettiva in realtà, proprio per quel gesto compiuto la sera del 29 luglio del 1900, per la volontà di assassinare non un uomo, ma un sovrano, per compiere il suo destino da anarchico, per vendicare gli ultimi che avevano sofferto. Pensava che fosse un gesto riparatore, Gaetano Bresci, ma in fondo, possiamo dirlo, si sbagliava, perché nessun torto ne raddrizza altri, nessun torto fa una ragione. Uccidere un uomo non riporta in vita altre persone che sono morte in maniera violenta. Citando il Giulio Cesare di Shakespeare, il male che le persone fanno in vita ricade sulle loro ossa dopo morte. Così è stato forse per Umberto I e anche per Gaetano Bresci, vittima e carnefice, che si sono scambiati i ruoli nel corso degli anni e che restano oggi l'uno nella memoria delle vie, delle piazze, degli edifici, degli istituti di carità, l'altro nella memoria storica e nelle strofe apocrife di quella canzone anarchica, che gli stessi anarchici preferiscono non cantare quelle ultime strofe, ricordando piuttosto non Gaetano Bresci, ma il martirio di altri anarchici innocenti da Pietro Gori in giù.